Amici di Cibolo Passion, ben trovati. Allora, oggi puntata assolutamente sfiziosa, tecnica, con delle notizie che sono convinto saranno in grado di migliorare l'azione di pesca di molti di voi che seguono questo format. I più attenti, appassionati e fedeli del format Cibolo Passion, guardandosi intorno, riconosceranno uno spot dove effettivamente abbiamo già girato un filmato. Difficilmente, anzi praticamente mai sono tornato su uno spot già visto in un altro filmato, ma questa volta c'è un motivo, perché in molti di voi che hanno visto quel filmato, tra l'altro un filmato che è andato molto bene perché in un anno ha superato le 100.000 visualizzazioni, si sono accorti che durante l'episodio con quel setting io prendo sì molti pesci, ma ne prendo piccoli, 2 alla volta, uno dietro l'altro, ma erano tutti pesci piccoli. E molti mi avete chiesto: ma in quella zona lì non ci sono pesci grandi? La risposta è sì, ci sono i pesci grandi. I pesci grandi c'erano anche quel giorno, ma quasi tutte le abboccate si sono concretizzate in pesci piccoli. Questo ha generato uno studio, una curiosità da parte del sottoscritto, che ha voluto mettere a fuoco dei punti per cercare di creare una quadra, un approccio di pesca che è in grado di selezionare la preda d'Italia. Andiamo ai cefali, andiamo ai muggini, vogliamo prenderli grossi per divertirci con la nostra canna. E ho capito che qui, con delle piccole modifiche, qui come del resto in tante altre parti d'Italia, dalla taglia piccola automaticamente si aumenta la taglia. Quindi questo filmato è volto a raccontare come riuscire a selezionare la taglia e quindi passare da tante catture piccole a tante catture grandi. Primo step con piccola modifica rispetto all'altra volta. L'altra volta avevo fatto una pastura più salata, se non sbaglio avevo utilizzato sala ragocchiata. Questa volta ho visto che per aumentare la taglia bisogna andare proprio su quella a cefalo, formaggioso, super cefalo bianca XP3000. Non mixerò nessun tipo di sfarinato, sarà questa la protagonista della sessione di oggi. L'altra volta ho fatto una pastura poiché qui c'è poco fondo, molto diciamo poco comprimibile, nel senso che la tiravo a pallette morbide e queste si sfacevano sulla superficie. Cambio totalmente, quindi questa volta qua per selezionare preda d'Italia ho visto che in questo posto qua dobbiamo sì farla, ma farla molto dura, bagnarla molto, dopodiché dobbiamo creare dei sassi che con il caldo pian piano si asciugano e saranno proprio questa sorta di sassi che, depositati sul fondo, ho visto che tendono a attirare i pesci, i cefali un pochino più grossi. Quindi intanto faccio 3 kg, l'ho buttata ovunque, ok, 3 kg e poi dopo casomai ce ne abbiamo un altro chilo, e acqua ce ne va veramente tanta questa volta. E questa volta deve essere anche parecchio dura sta pastura, perché quindi di acqua bisogna metterci tanta in abbondanza. Con questo caldo questa pastura ben bagnata nel giro di poco diciamo che solidificherà e si creeranno dei veri e propri sassetti che avranno una doppia funzione, una funzione uditiva, che ho visto che sui pesci più grossi in questa zona qui far sentire sull'acqua che arriva il rumore di una specie di sassetto, così come se fosse un pellet. Ho provato anche col pellet, ma i pellet non funzionano. Ha effettivamente un potere attirante, quindi deve essere dura, deve rimanere sul fondo, deve fare baccano anche quando arriva sulla superficie. Quindi una pastura estremamente bagnata, e ora aggiungerò ancora acqua, ma non la tirerò subito, aspetterò che
diciamo secchi ulteriormente con il caldo, e vi garantisco che con 35-36 gradi, dopo dovrebbe arrivare la temperatura addirittura a 40, dato oggi, per la gioia dell'operatore e mia, che come vedete non mi sono fatto la doccia ma sto sudando in una maniera allucinante. Comunque questo caldo giocherà a nostro favore, perché seccherà la pastura in grani duri che faranno quel rumore a cui accennavo. Quindi pastura pronta, aspettiamo a tirarla, nel frattempo si prepara la lenza, diversa rispetto a quella dell'altra volta. L'occasione è ghiotta anche per testare una nuova canna, o meglio una canna che ancora non ho provato, una canna molto pronta che secondo me per questi pesci qua è assolutamente perfetta. Come sempre ci metteremo a parlare di lenza nel dettaglio. Cioè il pacchetto è a 8000 gradi, mi sono dovuto alzare perché mi stavo bruciando pesantemente le chiappe. Devo raffreddare il pacchetto perché ragazzi oggi si fa il video con 35 gradi, è estate, un caldo tremendo, quindi raffreddo il pacchetto e poi dopo mi ci metto a sedere. Comunque tutta la lenza la studiamo insieme. Partiamo dal galleggiante. Il galleggiante rispetto all'altra volta è un galleggiante diverso. Intanto la forma è diversa, è meno affusolata, e secondo me in questo contesto qua ho visto che per l'approccio che volevo eseguire oggi questa forma qui è superiore, e questo qua in particolare rispetto all'altro ha una deriva d'acciaio. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che è una sorta di deriva imposta che fa andare il galleggiante rapidamente in pesca e fa, tra virgolette, aiuta a sfondare il muro di pesciotti un po' più piccoli che stanno molto in superficie. Il galleggiante in questione è un galleggiante da 1,5 grammi e si chiama spigola, anche se oggi speriamo di chiamarlo cefalo, comunque si chiama spigola, lo trovate in più grammature, sul catalogo Trabucche si chiama spigola. Una cosa di cui non parliamo mai e che invece voglio approfondire in questa sede, se non muoio disidratato prima, perché come vedete sto gocciolando acqua e sudore da tutte le parti, è come si posiziona il galleggiante ben fermo. Quando abbiamo a che fare con una pesca dove si presuppone ci siano molte ferrate, il galleggiante deve essere stoppato attraverso l'utilizzo di più gommini, almeno due, meglio se 3, noi ce ne mettiamo 2, uno, eccolo qua. Se ne avete 2 basta. Il primo deve andare abbastanza vicino al corpo del galleggiante. Ora adesso cerchiamo di portarcelo, è chiaro che devono essere gommini di misura giusta, quindi belli stretti. Ecco, il primo lo portiamo molto in prossimità della curva d'uscita del filo, vedete? Se andate molto in alto rispetto al corpo creerete una strozzatura e quindi il galleggiante chiaramente soffrirà, però per contro avrete una maggiore tenuta del galleggiante sulla posizione. Il secondo gommino lo si mette molto in cima, cercando di non far sporgere il metallo in questo modo qua. Il top sarebbe averne un terzo più lungo nel mezzo, ma oggi non ce l'ho e quindi ci accontentiamo di questo approccio. Iniziamo con le modifiche vere e proprie dell'assetto. Allora, intanto mettiamo un assetto asola, cioè qui andiamo a creare una piccola asola e vi garantisco che deve essere molto piccola. La eseguo molto lentamente, molto piccola. Ecco, questo è il risultato. Meglio inumidire, scusate, potrei inumidirlo anche col sudore, dove me la passo la inumidisco su un fradicio. Vedete che ho creato questa micro asola, ok? Ora andiamo a tagliare molto vicino il baffo del filo, tac, ok? Ora andiamo a metterci i piombini. L'altra volta avevamo creato una piombatura realizzata con una torpille e poi una scalatura di piombini, cosa che generalmente è ottima per la pesca del cefalo in generale su colonne d'acqua abbastanza importanti. Questa volta qui sarà diverso. Bulk super raccolto, creato, ho visto, da 3-4 pallini al massimo. Vi faccio vedere. Allora io direi di metterci, questo è un galleggiante da 1,5 grammi, molto preciso, 3 pallini del 3-0 che sono 0,47, quindi indicativamente questi piombini dovrebbero
grammare la quasi totalità del galleggiante. Ho visto che questi pesci sono attirati molto dal rumore, come dicevamo prima riguardo alla pastura, e avere 3 pallini che schioccano sull'acqua quando lanciamo molto spesso fa arrivare quelli grossi. Quelli piccoli no, ma quelli grossi arrivano immediatamente sull'esca. Ora speriamo che tutta questa teoria poi si tramuti in pratica. Procediamo con la grammatura. Secondo me questi 3 già sono in grado di per sé di grammare alla perfezione il galleggiante, perché chiaramente ci ho già pescato e so che alle brutte potete aggiungere qualcosina, ma secondo me così è più che sufficiente. Continuiamo con le modifiche rispetto alla scorsa volta. La scorsa volta, se non sbaglio, pescavo con lo 0,10, 0,12, mi sono reso conto che qua non ha un gran senso. È meglio avere una lenza che non si intriga rispetto che una lenza super light. Visto che ho anche una canna in grado di tirare, oggi andrò grosso, perché vi garantisco che grosse differenze non le fa. Quindi utilizzerò uno 0,14,5, chiaramente fluorocarbon, ultra strong FC 4,03. Poi vi aspetterete chiaramente la forcella, no? Io vi ho abituato che quando si pescano i cefali si pesca con 2 ami. La forcella, allora la forcella ho visto che è altamente lesiva, perché crea un ritardo di discesa, di messa in acqua, e molto spesso i bocconi vengono arraffati dai pesciolini più piccoli, e quindi si pesca un po' come fanno nelle acque interne, quindi con un amo singolo e un bracciolo non di 40, 50, 60 cm come generalmente si fa, ma un bracciolo molto 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 più corto. Andiamo a creare un'asola molto molto piccola con il filo e andiamo a creare un bracciolo che sarà corto, quindi un bracciolo di non più di 30 cm, cioè così, ok? Tagliamo in questo modo qua, via, e si mette sul terminale, asola, asola, in questo modo qua, asola dentro, non so se l'operatore riesce a beccare il passaggio, asola dentro, e l'altra asola a strozzo, cioè scusate, il capo opposto si infila nell'asola e poi questo genera un meccanismo a strozzo di unione dei 2 terminali, tac, così. E ora si mette l'amo. Anche l'amo è un amo differente rispetto all'altra volta. L'altra volta ho pescato con i 120 XN, secondo me con le modifiche che ho fatto, il perfezionamento mi vede utilizzare un altro amo, e in particolare questo qui che è il 405 XN del numero 14, una forma diversa che alloggia il verme in modo diverso. Ne prendo uno e lo lego. E praticamente la lenza è pronta. E come si concretizza? In una lenzina veramente minimal. Allora, nuova canna in campo, Spectrum Bolo, e questa è la versione SX, è una canna molto pronta, è una canna con una serie di cosette che poi magari dopo vi racconto, però ora che la sto aprendo vi faccio vedere una cosa molto interessante per tutti coloro che hanno sempre avuto problema con l'allineamento degli anelli. Vedete che qua ci sono delle frecce e sul pezzo superiore escono delle frecce, quindi queste 2 freccine devono essere allineate, e questo vi garantisce che tutti gli anelli saranno allineati nel modo corretto. Chiaramente sono riportate su tutti i pezzi, anche su intermedi, adesso vi faccio vedere, guardate anche su quelli più grossi. Vedete, io qua lo sto aprendo e poi arrivo al momento, tac, e sbuca diciamo il riferimento che mi consente di aprirla sempre nella maniera corretta, avere sempre gli anelli nel punto giusto. Allora, fasi di sondaggio, anche il sondaggio sicuramente va modificato rispetto all'altra volta pescavo molto in superficie, se ben vi ricordate, e oggi pescherò un po' più in basso, e in particolare mi metterò a circa una spanna dal fondo, e in certe situazioni, soprattutto se dovrà aumentare il vento, ho visto nei giorni scorsi i vari test che ho fatto, allora a quel punto dovremo aumentare ulteriormente e appoggiare di poco il verme sul fondo, di verme perché oggi si pesca con il verme. Allora, per quanto riguarda l'esca, grandi novità non ne abbiamo, nel senso che è la solita esca dell'altra volta, cioè un verme, in particolare il francese di fango, la tremolina di mota, come viene chiamata qui in zona. È un verme che qua rende, l'abbiamo già provato, quindi non ne parleremo più di tanto. Se ne volete sapere di più, guardatevi il video dell'anno scorso. Comunque l'esca sarà questa qui. La modalità di innesco però sarà un po' diversa. Questo è un verme molto fragile che viene innescato con degli elementi di questa taglia qui.
Ok, il resto, il fango che non ci serve, lo lanciamo e utilizziamolo come pastura. Allora, parliamo dell'innesco, che rispetto all'altra volta effettivamente è diverso, perché qua ce ne mettiamo in abbondanza. Ora ve lo faccio e poi dopo ve lo mostro. Ecco, questo è l'innesco, un innesco voluminoso rispetto all'altra volta che coprivamo leggermente l'amo. Questa volta qua andiamo di volume, ok? Andate un po', doppia coda e si va in pesca. Nel frattempo la pastura è diventata secca come volevo e quindi possiamo anche cominciare a lanciarla. Questo è bello. Vai. Già abbiamo qualcosa di interessante. Una taglia decisamente migliorata, che non è un muggine. Non è un muggine, ragazzi, è una spigola. Vabbè, dai, se questo assetto ci regala anche delle belle spigole, tanto meglio, no? La taglia è migliorata, ma non è un muggine ed è una spigola, ragazzi. Dire che non sono contento di questa cattura sarebbe una bugia. Guardate che bella spigola. Spigola inaspettata. Quindi il bello di questo assetto è che con questo assetto qua si prendono cefali di taglia e volendo anche delle spigole, quindi meglio di così. Ecco qua un altro muggine. Questo qua incomincia assolutamente a essere un muggine da retino, a riconferma che l'assetto è corretto. Bella taglia, ma ci sono anche più grossi. Aia, adesso ve lo faccio vedere. Sicuramente taglia nettamente superiore rispetto a quella che era la taglia della scorsa volta e quindi si continua. Peso in cima e andiamo avanti. Altro pesce e altro pesce di buona taglia. Come vedete la pezzatura dell'altra volta sembra sparita, ma in realtà, ragazzi, c'è, perché qui a galla li vediamo, quindi ci sono, non è che non ci sono sti pesci. Guardate com'è bello questo. I pescetti dell'altra volta ci sono, ma con queste modifiche si seleziona e si va a prendere quelli più grossi. Chiaramente prima di portare l'operatore ho fatto tante prove e ora è bello condividere con voi il risultato. E questo, l'altra volta non abbiamo preso niente di simile come taglia. Nel frattempo si sentono i lavoratori che ci disturbano sui microfoni con belle martellate su ferro, ma d'altra parte, ragazzi, guardate che pesce che è questo. Questo è veramente un bel pesce. Eccolo qua. Dentro, e questo è un cefalo che senza il setting giusto ce lo sogniamo, ma così invece si prende. Guardate bello. Adesso lo metto in posa e ve lo faccio vedere. Guardate che bel cefalo, cefalone. Direi che, insomma, quello che ho detto non era solo teoria, si sta trasformando anche in pratica, e anche lui nella NASA.
E ripeto, non è che quelli piccoli non ci sono, ragazzi, ci sono, solo che con questo assetto qua andiamo a colpire selettivamente quelli un pochino più grossi. Chiaro che abbiamo il filo del 14, quindi giocarci sì, ma fino a un certo punto possiamo tirare. Olè, e anche questo nel retino, e anche questo un bellissimo pesce. Nonostante ci troviamo in una darsena, vorrei far notare la bellezza di questi pesci, che all'operatore di avvicinarsi, guardate come sono pinnati perfettamente, che livrea, che squame, sono bellissimi questi pesci, sembrano pesci di mare aperto. In realtà siamo chiaramente, come si sente e come si vede, in una darsena. E ve lo buttiamo dentro. La bolognese l'abbiamo già nominata, Spectrum SX Bolo, questa è la 6 metri, ma è disponibile anche in 7, addirittura 8 metri. È una bolognese non top di gamma, quindi una fascia intermedia che però secondo me può essere fraintesa se la prendete in mano e può essere scambiata per una top di gamma, per quanto è leggera, bilanciata, energica, molto pronta, azione molto fast, per i cefali è perfetta. Secondo me con questa si può usare anche in condizioni un po' limite come mare mosso, fili grossi, pesca con il coreano o addirittura pesca con il gambero vivo. Gli anelli sono in SICK, quindi state tranquilli che la scorrevolezza del filo sarà top. Il trattamento dell'anello è anticorrosione, quindi anche in mare è perfetta. Ci potete pescare in mare in scaduta pescioni o anche andarci in fiume a combattere contro grossi barbi. Canna assolutamente promossa. Ecco, questo è un bel pesce davvero, è un bel mugine, super energico, di quelli che fanno divertire, di quelli per i quali francamente siamo venuti. Vediamo se riesco a retinare, pesce veramente importante. Oh, via. Olè, pescione bello. Ah, questi sì che sono mugini. Guardate che bellezza di pesce. Questi sì che sono mugini. Bello. Bello in tutti i sensi, anche come livrea, come pinnaggio, come coda. Bello. E anche lui in NAS. Bene, diciamo che l'ho messo alla prova questo nuovo mulinello, e in particolare il nuovo Crius XSV. Questo qui è la misura 4000, fa dalla taglia 3000 alla 5000, quindi 3, 4 e 5000. È un mulinello estremamente fluido, caratteristiche oltre a un'estetica particolarmente accattivante, così diciamo antracite, che a me piace molto, senza elementi cromati che possono arrugginirsi. Questo che vedete che non ha nessun elemento a specchio, e quindi così come lo comprate sicuramente anche col sale rimarrà così a lungo. Le caratteristiche sono che, prima cosa, non ha l'antiritorno, quindi è un mulinello dedicato principalmente al mondo degli spinner, però che strizza un occhio anche ai bolognesari o quelli che pescano a feeder o all'inglese, che amano dei mulinelli senza l'antiritorno. Io ne conosco molti di appassionati che detestano la levetta dell'antiritorno. Frizione micrometrica, imbobinamento davvero impeccabile. E poi un'altra particolarità secondo me da sottolineare è che è una struttura ibrida, cioè componentistica ibrida, cioè il corpo è in alluminio, quindi estremamente robusto, e il rotore invece è in carbonio. Questo abbinamento genera un mix tecnologico che regala, secondo me, grandi soddisfazioni. A me piace molto come da pescatore, come feeling. Rapporto di recupero 5:2 e 6+1 cuscinetti. Tutto quello che serve per un'avventura di pesca come quella di oggi, o anche a pesci molto più importanti. Altro bel pesce. Anche questo sembra un pesce di stazza. Pesce di stazza. Vediamo un po'. Bello anche questo, bel pescione.
Che questo, olè, anche questo bel pesce, guardate, guardate che bellezza di pesci. Eccoci al dunque, e cioè eccoci al test scientifico empirico. Ho cambiato la lenza, come potete vedere ho simulato l'assetto identico della scorsa volta, l'assetto che dava catture di pesci più piccoli, ho diminuito il fondo e ora, dopo tantissime ferrate, tantissime mangiate di pesci grossi, guardiamo se così riusciamo a beffare il pesce piccolo. È solo una riprova di una teoria di cui sono quasi certo. Ecco, prima cala ragazzi con il nuovo assetto e questo è il risultato. Tutte e due di peso, eccoli qui, due ovviamente ma piccoli, quindi direi che a questo punto la teoria diventa pratica e abbiamo capito che l'assetto della scorsa volta era indirizzato alla cattura di pesci più piccoli, mentre questo assetto di oggi riesce a selezionare la preda di taglia. Io direi missione assolutamente compiuta, questi qua li ributtiamo subito, 1 e 2 e ci accingiamo a finire la sessione. Bene cari amici, appuntamento concluso, spero che queste chicche, queste migliorie siano state di vostro gradimento. Un video un po' diverso dal solito, anche se la location è sempre la solita, ma secondo me aggiunge qualche elemento interessante alla trattazione pesca al cefalo. A me non resta che rimandarvi al prossimo appuntamento di pesca con la bolognese insieme, ovviamente con Cibolo Passion. Ciao amici, alla prossima!